Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi voglio portarvi davanti ad una pianta molto facile da coltivare in giardino, è una begonia da esterno, da giardino, rustica, assolutamente rustica, sopporta fino a meno 10 gradi anche di temperatura in inverno ed è una begonia. Solitamente le begonie sono piante che noi coltiviamo in appartamento con le loro foglie, più che altro per le foglie che sono sempre molto colorate, di forme molto particolari, con questi colori molto accesi che vanno dal rosso al verde, alcuni vanno anche sul viola. Insomma, le begonie sono piante bellissime, le abbiamo viste in un vecchio video di Appuntamento in Giardino. Dovevo parlarvi di begonie e poi alla fine un video non l'ho mai fatto, quindi ho deciso di fare un video su questa begonia ed è la begonia grandis evansiana. Andiamo a vederla insieme in questo Appuntamento in Giardino. Ecco la begonia grandis subspecie evansiana. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una begonia. Le begonie, come dicevo, sono piante coltivate in appartamento perché è di origine tropicale e quindi non sopportano assolutamente il freddo invernale. Questa invece è una begonia rustica che può essere coltivata in giardino, in un terreno fertile, ed è una pianta bellissima perché si presenta con queste ramificazioni verdi e rossastre e in più la sua caratteristica, oltre a quella di avere delle bellissime foglie classiche della begonia, venate di rosso al di sopra, al di sotto le foglie sono totalmente rosse, quindi vedete che non ha niente di invidiare alle begonie di origine tropicale. È una pianta che durante i mesi estivi poi arriva anche a fiorire, crea delle fioriture un po' pendule, ma una delle caratteristiche, la caratteristica forse più particolare di questa pianta da esterno è che nelle ramificazioni all'ascella delle foglie, quando arriva poi la fine dell'estate, comincia a produrre dei bulbi, dei piccoli bulbetti, pseudobulbi possiamo chiamarli, che cadendo poi nel terreno generano poi nuove piante. Noi possiamo moltiplicare questa pianta appunto tramite questi piccoli bulbilli che la pianta produce all'ascella, come dicevo, delle foglie, oppure per divisione, togliendo la pianta dal terreno, dividendola e poi spostandola in varie zone del giardino in cui vogliamo vedere crescere appunto questa pianta. Io ne ho prese alcune perché le ho tolte da una zona molto assolata in cui non crescevano bene e le ho sistemate lungo la staccionata. Dopo andiamo a vedere insieme questo piccolo lavoretto che ho fatto ieri mattina per avere proprio una colonia, una piccola colonia di queste bellissime begonie. Come possiamo coltivare la begonia grandis evansiana? La possiamo coltivare in questo modo. Allora, per quello che riguarda le bagnature, la possiamo bagnare abbastanza frequentemente, ma non troppo, perché riesce anche a sopportare un po' di siccità. Quindi diciamo bagnature moderate, piuttosto che bagnarla poco alla volta, possiamo fare una volta alla settimana magari una bella bagnatura nel terreno, in modo da idratare per bene tutte le radici, e in questo modo la pianta si sviluppa bene. Come concimazione possiamo concimarla magari 2 o 3 volte l'anno per dargli appunto una piccola spinta per farla crescere e diventare bella grande. Per quello che riguarda il terreno, questa è una pianta che vuole un terreno molto fertile, quindi possiamo aggiungere del compost, se abbiamo un terreno molto sabbioso magari possiamo anche aggiungere dell'argilla per renderlo un pochettino più compatto in modo che possa mantenere un pochettino di più l'umidità del terreno dopo le bagnature, e un terreno che sia assolutamente fresco e non caldo, assolato e secco particolarmente durante l'estate. La rusticità di questa pianta è notevole perché riesce a sopportare anche fino a 10 gradi più o meno in inverno sotto lo zero, quindi anche se ci sono delle grandissime nevicate questa pianta non patirà. Un'altra caratteristica di questa pianta è quella che poi quando arriva l'inverno tutta la parte aerea della pianta tenderà a seccare. Noi non dobbiamo assolutamente eliminare la parte secca della pianta perché tra il secco, tra i rami secchi e le foglie secche della pianta ci sono questi piccoli bulbilli che devono cadere nel terreno per generare nuove piante. Se noi asportiamo tutta la parte secca poi quando arriva l'inverno, perché la pianta ormai è andata in riposo, e buttiamo via poi magari nel compost tutta appunto la parte aerea,
ci perdiamo poi la moltiplicazione di questa pianta e ci perdiamo tutti questi piccoli bulbilli che la pianta crea appunto nell'ascella delle foglie. Quindi se vogliamo comunque moltiplicarla, ricordiamoci di non estirpare la parte secca della pianta, la lasciamo così tutto l'inverno, ci penseranno poi le piogge, ci penserà la neve a far cadere poi tutti i vari bulbilli nella terra per creare e generare poi nuove piante. Un altro metodo di moltiplicazione di questa pianta è appunto quella poi per divisione. Se la vogliamo spargere un po' nel nostro giardino, la togliamo dalla terra, la dividiamo in vari segmenti e poi la sistemiamo nelle zone un po' in ombra e un po' di sole del giardino. Questa pianta è stata spostata qui sotto il banano a inizio di quest'anno, perché volevo appunto colonizzare quest'area che è una zona di piante da ombra, anche con la bellezza delle sue foglie. Qui possiamo vedere le Euchera con le foglie color vino. Questa è una Euchera con delle foglie un po' vinaccia, color vinaccia, che fanno un bel contrasto con le foglie verdi della begonia. Ci sono dei piccoli banani da eliminare, adesso vedrò se poi eliminarli e portarli nel composto, oppure se qualche mio amico qui in zona magari vuole dei banani. Qua ce n'è veramente 3, 4, 5, ce ne sono già una decina. Io ricordo sempre che il banano cerco sempre di farlo crescere con nuovi esemplari dove voglio che lui vada, perché altrimenti rischia di invadere poi anche questa parte e mette poi in serio pericolo di sopravvivenza poi le altre piante da ombra. Qui potete vedere una bletilla striata, purtroppo non sono riuscito a farvi vedere i suoi fiori perché ho avuto dei problemi, e poi anche per via delle piogge che non mi permettevano di scendere giù in giardino con la telecamera, e quindi ci siamo persi un po' la fioritura, ma ve la farò vedere poi magari in un prossimo video di appuntamento in giardino, magari l'anno prossimo in primavera inoltrata, quando questa pianta poi crea questi fiori fucsia che sono bellissimi. Adesso ci spostiamo in una zona qui dove c'è la staccionata, vi faccio vedere tutti i vari esemplari che ho moltiplicato non tramite bulbilli ma tramite divisione. Eccomi qua davanti alla piccola coltivazione, la piccola aiuola di Begonia grandis evansiana. Queste sono piantine che ho spostato ieri mattina, adesso le vedete molto giù, le vedete un po' piegate, io le ho già bagnate molto ieri. Quando noi facciamo un trapianto in giardino, vogliamo spostare delle piante, soprattutto se sono piante erbacee, quindi molto carnose, dobbiamo ricordarci che per i primi tempi le piante andranno seguite tantissimo, quindi io per una settimana circa, diciamo, dovrò bagnare tutti i giorni, perché adesso poi nei prossimi giorni farà anche particolarmente caldo, finalmente arriverà il sole. Questa è una settimana finalmente di sole tutta la settimana e non un giorno di sole e 10 di pioggia, e quindi cosa succederà? Succederà che una pianta appena trapiantata in giardino potrebbe patire poi il secco del terreno, perché poi il sole adesso è quello veramente potente, quindi tende ad asciugare subito la terra, e quindi una bagnatura ogni giorno, ogni mattina, ogni sera, qui su queste begonie sistemate qua in giardino, su questa begonia rustica. Quando mi accorgerò che la pianta non avrà più le foglie in giù, questo mi farà capire che la pianta ha radicato nel terreno, e quindi posso anche cominciare a bagnare un po' meno, però finché giorno dopo giorno mi accorgerò che le sue foglie sono in giù, questo mi fa capire che la pianta ha bisogno di essere bagnata. Io ricordo che per quello che riguarda l'acqua, la Begonia grandis evansiana è una pianta che vuole essere bagnata per bene, ma riesce a sopportare, una volta affrancata nella terra, una volta radicata, una volta che ha creato un bel cespuglio, riesce a sopportare anche abbastanza un po' la siccità, quindi se ci dimentichiamo di bagnarla qualche volta non c'è nessun problema, anzi così evitiamo magari il marciume radicale di questa pianta, che è rustica, sopporta anche fino a meno 10 gradi, ma è comunque sempre un pochettino delicata proprio perché è una pianta erbacea, quindi ha bisogno di un pochettino di attenzione, ma è veramente facilissima da coltivare. In più tramite i bulbilli o la divisione si moltiplica veramente in tantissimi esemplari, e quindi possiamo sempre salvare ciò che magari abbiamo un pochettino rovinato con qualche distrazione nella coltivazione. Queste cresceranno, io spero che riusciranno a produrre dei bei cespugli un po' in sequenza qui lungo questa staccionata, e perché no magari posso provare poi a coltivarla di nuovo esposta al sole, proseguendo nella staccionata, perché quella zona lì poi sarà molto inondata di sole nel pomeriggio, però al mattino questa zona qui rimane in ombra, prende il sole al pomeriggio, e quindi, come ho detto anche prima, questa è una pianta che o al mattino o al pomeriggio vuole un pochettino di ombra, ma non facciamogli mancare comunque un po' di sole, perché colora per bene le sue foglie e fa sì che la pianta sia molto ma molto
rigogliosa. Bene, abbiamo parlato della Begonia grandis evansiana, che tra l'altro è una pianta che io ho trovato qui circa un 18-19 anni fa, quando sono venuto ad abitare in questo luogo. Era una pianta che cresceva nel marciapiede ghiaioso davanti alla mia casa. Questo mi ha fatto capire che era una begonia molto ma molto rustica e che gradisce anche, come dicevo, appunto questa siccità che può essere anche abbastanza forte, però ha bisogno poi di qualche intervento ogni tanto durante l'anno, ma questo l'ho già detto parlando della sua coltivazione. Quindi presente qua in giardino da tantissimo tempo, perché poi l'ho spostata qua in giardino perché ci sono delle condizioni un po' più belle per questa pianta, per farla crescere meglio rispetto appunto a questo marciapiede davanti casa. Quindi l'ho spostata da lì e poi nel corso degli anni l'ho spostata in diversi posti. Adesso è venuta qui nella staccionata fatta con le foglie di Miscanthus. Come sempre io concludo i miei video di appuntamento in giardino. Se volete rimanere ancora con me qualche minuto ci facciamo un giretto per vedere qualche altra pianta e vedere qualche fioritura, così per parlare ancora un pochettino di piante prima di concludere il video. Non potevo concludere il video senza portarvi davanti alla fioritura dei gladioli, che in questo momento dell'anno la fanno veramente da padrone. Io ho sistemato gladioli un po' ovunque, soprattutto in questa tonalità salmone, che a me piace tantissimo, che è straordinaria. In più ci sono anche questi, questo e quello salmone sono già acquistati da me 2 o 3 anni fa, quindi ne avevo veramente tanti, li ho sistemati un po' in giro. Stanno fiorendo anche lassù, al confine del mio giardino, stanno fiorendo anche in quest'altro angolino e poi anche sotto il glicine bianco, proprio nella parte basale del glicine. Li ho sistemati qua in questo punto del gazebo, perché qui c'erano 2 rose che ormai non ce la facevano più, trascurate tantissimo, le ho spostate, le ho sistemate in un nuovo posto, stanno crescendo veramente bene adesso finalmente dopo anni e anni di trascuratezza, e al loro posto ho sistemato appunto questi gladioli. E ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Adesso sposto la telecamerina e concludiamo il video con un po' di musica, ammirando la bellezza di questi fiori che la fanno da padrone, come dicevo, in questo momento dell'anno, ma soprattutto sono molto importanti per creare un po' di fioriture in un momento in cui alcune piante hanno smesso di fiorire e si aspetta la fioritura di nuovo magari delle rose, una seconda fioritura delle rose, perché ci sono piante che fioriscono tutto l'anno, piante che fioriscono solo in primavera, piante invece che fanno una fioritura iniziale in primavera, poi in un attimo di riposo e poi rifioriscono poi magari anche in estate. In queste pause in cui non abbiamo dei fiori magari in giardino possiamo sistemare i gladioli, perché occupano proprio quello spazio in cui alcune piante hanno finito e altre stanno ricominciando a fiorire. Ciao a tutti e ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao!